Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche affettive per la prima metà di maggio. Abbiamo la carta del giudizio, amici della bilancia. Può essere un periodo dove arrivano notizie, può essere un periodo dove c'è una maggiore comprensione della situazione o di una relazione e può anche essere un periodo di risveglio, di rinascita, di rigenerazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti che ci sono sul canale. Queste sono letture sugli affetti in generale, quindi possono riguardare la famiglia, piuttosto che il partner, piuttosto che le relazioni di amicizia. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante, dopodiché vi darò come degli esempi per aiutarvi ad integrare la lettura nella vostra realtà. Allora, partiamo con un fante di bastoni, un 8 di spade, un 2 di bastoni, un 3 di pentacoli, l'appeso, abbiamo una regina di pentacoli e un re di coppe. Dunque ragazzi, partiamo da questo fante di bastoni. Potrebbe rappresentare la vostra energia o l'energia di un'altra persona. Essendo un fante si potrebbe trattare di un figlio, di un partner. Adesso poi andiamo a vedere meglio spiegando con i mini tarocchi. Però come la sensazione con questo 8 di spade è che ci sarà come un momento un po' di buio, dove probabilmente non vedrete via d'uscita, dove ci saranno diciamo un po' di negatività, un po' di pensieri negativi. Andiamo a vedere carta per carta. 10 di pentacoli e 10 di spade. Sì, potrebbe proprio essere una questione familiare. Sta di fatto che con questo fante di bastoni sento come dell'entusiasmo in qualche modo. Andiamo a vedere l'otto di spade. Temperanza e torre. È come se ci fosse una situazione, ragazzi, dove non si può far altro che portare pazienza, che pazientare. Devo dire che con la carta della temperanza qualcuno ha bisogno proprio di pulire un po' la parte mentale, diciamo così, di togliersi certe regole, certe strutture mentali, certi pensieri dalla testa. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Cinque di pentacoli, cavaliere di pentacoli. È come se ci fosse una decisione da prendere piuttosto che un certo tipo di progetto da dover iniziare, che potrebbe portare a, guardate, mi viene da dire un investimento di denaro troppo esoso. Per qualcuno è un investimento di tempo. Datemi la carta per la torre.
Ricompare un fante. Allora ragazzi, devo dire che potrebbero esserci delle questioni legate ai figli, come vi dicevo prima, o legate ai genitori. C'è comunque un qualche cosa a livello di ambiente familiare. Con questo diavolo sento che è come se ci fosse una sorta di condizionamento. Però guardate, il diavolo molte volte rappresenta l'ego e la torre è proprio la caduta di questo ego. Può darsi che tutti questi pensieri negativi siano dovuti proprio solo alla costruzione mentale che state facendo di questa situazione, di questa relazione. E qui c'è bisogno un attimino di, mi viene da dire, vedere le cose da un altro punto di vista. Perché qui c'è una sorta di mentalità di carenza. Perché c'è questa mentalità? Guardate, sono due carte che un po' si rincorrono, nel senso che da un lato non riuscite a vedere una via d'uscita e quindi pensate di non aver possibilità, dall'altro il fatto di pensare di non aver possibilità vi impedisce di vedere vie d'uscita. Andiamo a vedere questo 3 di pentacoli. Abbiamo un cavaliere di bastoni e un 9 di spade. Allora, qui c'è qualche questione di responsabilità, nei confronti di questa persona o di questa situazione. C'è come una sorta di preoccupazione inerente alle responsabilità, inerente ai movimenti da fare, inerente eventualmente a questa perdita di tempo di cui parlavamo prima, il perdere denaro, il perdere qualche tipo di sicurezza. Andiamo a vedere l'appeso. Abbiamo un 6 di spade e un 3 di pentacoli nuovamente. Guardate, sento che nella seconda settimana di maggio, ragazzi, quello che prima facevate fatica a vedere, inizierete, diciamo così, a vederlo da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. È come se ci fosse o una nuova consapevolezza, e vi ricordo che anche qui comunque avete il giudizio che parla proprio di un risveglio, del vedere le cose da un altro punto di vista, quindi potrebbe esserci un qualche nuova consapevolezza inerente a queste responsabilità che magari fate fatica ad accettare o vi preoccupano molto più che tutto, ed è come un po' lasciarsi indietro certe credenze. Sento che con questo 6 di spade lascerete un po' indietro queste due carte, questa attitudine un po' forzata, costretta. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Gli amanti, giudizio al contrario, nuovamente, e gli amanti. Allora, in questo caso gli amanti potrebbero riguardare una scelta per amor proprio. È una questione molto di tipo pratico quella che affronterete con queste energie, secondo me. C'è un qualche questione o legata al tempo o alla gestione delle risorse del denaro, le risorse del tempo o alle risorse fisiche, pratiche. Andiamo a vedere il re. Però poi arriva come un cambio, ragazzi, come se iniziaste con questo appeso, come vi dicevo, a vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. C'è una maggior sicurezza in se stessi anche. Qui abbiamo il re di coppe che è spiegato da un 9 di bastoni al contrario e la morte. Sento che un po', come vi posso dire, cadranno un po' queste barriere strutturali, mentali, e è come se si aprisse un po' di più il cuore. Si lasceranno indietro con questa morte le barriere difensive, i muri.
Ragazzi, è un periodo stancante, per qualcuno. Io non lo so se state traslocando, se state cambiando casa, se ci sono degli impedimenti, perché comunque tenete presente che arriviamo da aprile, c'era Mercurio retrogrado, quindi è stato tutto un po' rallentato, con intoppi, carte che non arrivavano. Però io qui ho come la sensazione che, insomma, piano piano le cose inizino a sbloccarsi. Magari non arrivano ancora le notizie che voi state aspettando, però piano piano le cose, perlomeno si cambia il punto di vista con cui si vede la situazione, si inizia a, come vi posso dire, a gestire la situazione senza farsi scombussolare troppo dagli eventi esterni. È come trovare un vostro centro. Che interessante la lettura. È proprio un cambio di prospettiva di una certa situazione o di una certa relazione, qui ragazzi. Va bene, andiamo a vedere l'I Ching. Che consiglio vi vogliono dare? Ama te stesso, carta numero 42. Andiamo a vedere sul libro la spiegazione. Vi ricordo che ho comprato il libro e le carte in momenti diversi e che quindi la traduzione potrebbe essere diversa. Adesso vi dico che cosa dice nel libro, carta numero 42, l'accrescimento. Tutti gli sforzi, tutti i sacrifici che vengono fatti a favore degli altri sono garanzia per noi di gratitudine da parte dei beneficiati e di gioia comune. Quando si stabiliscono questi legami, in questa atmosfera fervida, si può benissimo accingersi a qualche impresa impegnativa e anche i lavori rischiosi riusciranno. Facendo il bene agli altri si creano condizioni che tornano anche a nostro favore ed è naturale. Noi potremo sempre contare sulla solidarietà dei beneficiati. Ok, dare per ricevere è un po' questo il succo della situazione. Ma sì, perché in effetti qui ragazzi vedo, c'è qualcuno che è come indeciso sul prendersi o no certe responsabilità che comunque preoccupano parecchio, perché è un po' come se ci fosse da scegliere tra sé e gli altri. E poi abbiamo anche questo appeso che però, appunto, vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva e certi atteggiamenti qui con certi atteggiamenti anche un po' egoici, mi verrebbe da dire, vedendo queste carte, anche se poi io tra l'otto di spade e la torre e il diavolo sento come delle proprio gabbie mentali, qualche cosa che vi dice la cosa deve essere così e da lì non ci si sposta. Però non è sempre così, cioè nel senso se questo vuol dire perdere troppo tempo, perdere troppo denaro, perdere qualche cosa, diciamo che le cose si possono anche cercare di vedere da un'altra prospettiva. Ed è come se vi dicessero ehm, di non vedere solo voi stessi, in questo caso ve lo dico perché vedo tanto ego qui, però è più nel momento in cui tu dai agli altri, quando tu hai bisogno, poi tu sarai nutrito, gli altri daranno a te, insomma. Bene, cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un commento, con un like. Se avete piacere potete condividere il video o iscrivervi al canale e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi consiglio di abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!